posso ridimensionare o aggiustare le dimensioni dell'immagine. Riandiamo nelle proprietà del pulsante 1 e nell'altezza, invece che dargli l'opzione automatica, gli diciamo proprio il valore in pixel. In questo caso io direi un 200, voi potete sbizzarrirvi e vedere un po' gli effetti. Stesso discorso per la larghezza, darei 250. Adesso, come vedete, il gatto viene completamente visualizzato all'interno dello schermo del nostro cellulare. Tenete presente che voi potete giocare con tutte le proprietà per vedere quello che succede, per vedere appunto come funzionano. Una volta fatto questo, ci serve un secondo pulsante che inseriamo sotto al primo. In questo caso testo per pulsante 2 non va bene lo stesso, ma siccome è un pulsante scriviamo reset, perché è il pulsante appunto che ci permetterà una volta cliccato il pulsante 1 di riportare il tutto alla situazione iniziale, cioè con questa immagine, il gattino a fianco al gomitolo di lana. Un'altra cosa che suggerisco di fare, oggi magari non è indispensabile in quanto abbiamo solo 2 pulsanti, ma per applicazioni molto più impegnative o con più elementi all'interno, è sempre bene rinominare gli elementi in maniera che abbiano un nome significativo per l'azione che devono compiere o per quello che rappresenta. In questo caso io posso rinominare il pulsante 1 con gatto, mentre il pulsante 2 lo rinominerei come reset, perché è quella la funzione di quel pulsante. Fatto questo, diciamo che la schermata, la parte grafica dell'applicazione è già terminata. A questo punto bisogna andare nella parte della programmazione a blocchi e dire che cosa deve fare l'applicazione quando il pulsante contiene il gatto viene cliccato e quando il pulsante reset viene cliccato. Per cui passiamo in blocchi e selezioniamo il pulsante gatto. Come vedete ci dà tutte le azioni possibili per questo pulsante. In particolare a noi serve questa azione. Per sempre, quando il pulsante gatto viene cliccato, devi, nel nostro caso, cambiare l'immagine da gatto 1 a gatto 2. Riclicchiamo di nuovo sul blocco gatto e andiamo a trovare appunto l'azione che ci interessa a noi. Che è questa qui. Per sempre, quando gatto viene cliccato, esegui, imposta il pulsante gatto a una nuova immagine. Il nome dell'immagine glielo dobbiamo dire noi. Per fare questo andiamo nei blocchi di tipo testo e prendiamo il testo vuoto. Lo incastriamo come al solito con il blocco, come vedete si incastra perfettamente. Se commettiamo qualche errore i blocchi non si incastreranno. E qui all'interno del testo vuoto digitiamo gatto 1, dobbiamo mettere anche l'estensione del file .jpg. A questo punto abbiamo finito la programmazione del pulsante 1, occorre programmare il pulsante reset. E qui, come prima, per sempre quando reset viene cliccato deve impostare sempre il pulsante gatto, che è quello che contiene le immagini, a gatto 1. Qui scusate, ho sbagliato. Qui non deve impostare l'immagine a gatto 1, in realtà è già presente, ma la deve cambiare, quindi la deve impostare a gatto 2. Qui andiamo su reset di nuovo, cerchiamo l'azione che modifica l'immagine,
non devi impostare il pulsante reset, ma devi impostare il pulsante gatto. Andiamo a prendere il testo per scrivere il nome del file dell'immagine e questa volta digitiamo correttamente gatto1.jpg. A questo punto è tutto. Abbiamo completato la parte grafica, abbiamo finito la programmazione. Ripeto, era un'applicazione veramente semplice. Non resta che vedere se l'app effettivamente funziona. Per fare questo andiamo su Connetti, prima avevo fatto delle operazioni, andiamo su Connetti e andiamo su iCompanion. iCompanion genera un codice grafico o un codice letterale che può essere catturato con un'applicazione che si trova sul Play Store del vostro cellulare Android ed è chiamata AI2 Companion. Se voi la scaricate sul vostro cellulare Android, la avviate, potete inquadrare questa immagine e automaticamente, dopo qualche secondo, a seconda della vostra connessione, l'applicazione che noi abbiamo realizzato verrà trasferita sul vostro cellulare e la potete testare direttamente sul vostro cellulare. Nel caso in cui non abbiate un cellulare a disposizione Android, invece di utilizzare l'applicazione iCompanion, possiamo utilizzare l'emulatore, che è una sorta di cellulare Android rappresentato qua al computer. Per fare questo però dobbiamo andare sul desktop o dove voi deciderete di salvare l'applicazione necessaria per questa funzione e cliccare su iStarter. L'applicazione è partita, riandiamo sulla nostra app e clicchiamo su emulatore. A questo punto parte l'operazione di connessione tra l'emulatore e i server di Meetup Inventor. Occorre in genere un po' di tempo, aspettiamo. Come vedete l'applicazione sta per essere caricata sul nostro cellulare virtuale, è questo qui, mettiamolo, sto mostrando, vediamo che cosa succede se io clicco sull'immagine gatto. Come vedete l'immagine è cambiata, il gattino adesso sta giocando con gomitolo di lana. Clicchiamo sul pulsante reset e l'immagine ritorna ad essere quella iniziale. Diciamo che non è un granché come applicazione, ma diciamo che abbiamo mosso i primi passi su un po' tutto quello che ci servirà in seguito. Stiamo iniziando a familiarizzare con l'applicazione Meetup Inventor. Per adesso vi saluto e vi auguro una buona serata.